Alice, chiudo e andiamo. Fiume Cupa. Chilometri di acque cristalline. Arrivo ora. Ore 8:30, andiamo a svegliare Nicola. Un ambiente selvaggio che segue solo i ritmi della natura. Un fiume che sa dare tanto a chi vuole mettersi in gioco. Siamo qua per il Temolo. Al River Cupa Lodge ci accoglie Zach, il titolare, che senza perdere tanto tempo ci dà alcune dritte per la giornata di oggi. Noi siamo adesso qui. Noi siamo qua, in questa zona, okay? Questa zona alto. Questa esperienza la condivido con Nicola, grande amico e maestro di pesca. Era da molto tempo che non pescavo da queste parti, ma dai ricordi che ho inizio a secca e monto una seggia. Bellissimo. La prima giornata è già quasi finita e la pioggia con la quale siamo partiti da casa ci sta per raggiungere. Yeah! Ma è proprio con gli ultimi lanci che prendo il primo bel temolo di questo viaggio. Che temolo, ragazzi! Che pesce stupendo! Quando hai un pesce così nel guadino non puoi che ammirarlo e ricordarti il perché ami questo posto.
quel panettone lì sotto la curva e da lì che Però hai visto, ha fatto un momento, ha fatto un po' di bollate, ma poi si è fermato, eh? Perché non ci sono insetti. Certo. Quando non c'è attività a galla, strike indicator, tip sottile, ninfe piccole e si pesca sotto. Ormai lo sanno tutti, ma io non posso andare a pesca di temoli senza la perdigoa a un parto. Sulla Cupa abbiamo il privilegio di pescare in posti bellissimi, come questa cascata naturale che ci ha fatto conoscere Zac, uno spot magnifico pieno di temoli. Due o tre pesci, acqua fredda, Sì. ma dopo aspetta da un meglio attività. Più tardi, Sì, eh? sì, più- Stasera dici che è buono per Sì. Coupe de Soir? Sì, Coupe de Soie, parte giù qua o parte alto dove acqua. Breve pausa pranzo sul fiume e siamo di nuovo in pesca. Siamo scesi in un posto bellissimo, io ho provato sia secca sia con una ninfettina con lo strike giusto per provare, e però non ho visto niente. Nicola ha preso una trota, e però visto che è così proviamo a spostarci in un posto un po' più a valle dove prima ci siamo fermati e abbiamo visto che c'era una qualche bollata. È un bel patatino, eh? È un bel patatino. Vai, sì. Da qua non sembra, ma è più fondo. Ho passato il colletto, Sì? mi sono rimesso lì sul sassone. È l'unica bollata carina. Sì. Dopo 5-6 lanci, stoppandola, si è alzato blu a 20 metri e Ho andarlo a visto prendere. che ti stavi allungando, dopo lo stoppavi, ribaltavi la coda, ho visto, bellissimo, bellissimo. Qui il Coupe de Soir è diverso ogni giorno e non sai mai cosa ti aspetta.
Possono schiudere grosse segge così come piccole effimere. Ma una cosa è certa, e chi frequenta la cupa lo sa: quando il sole cala, sul fiume arriva la nebbia. Now will be cut. Vedi? Io di solito uso questa e questa. Pescare con Nicola è come fare un corso Ho intensivo. fatto la stessa Neanche il resina, tempo di svegliarsi con e sta già l'orange pensando a che davanti, mosca si è fatto mettere. così. Questo è il contrario di questa. Cioè l'orange lo uso per il dietro e il bianco lo uso perché devo vederla meglio. Il River Cupa Lodge è una base perfetta. Qui si vive di pesca a mosca. Questa mattina la cupa è un po' più alta e quindi ci dedichiamo ai piccoli affluenti. E anche dove ti aspetteresti le trote, trovi temoli, e non pochi. Sempre l'infetta purple, quando non bollano, è la sua. I livelli calano velocemente e dopo qualche ora torniamo sulla cupa. È metà giornata e troviamo un momento di attività incredibile.
pesce ragazzi, guardate che temolo, guarda che bello. Il fiume si è stabilizzato e finalmente si fanno vedere anche le trote. Non ne prendiamo di enormi, ma sono tutti pesci bellissimi e per niente facili. Nebbiolina, coupe de soir molto difficile questa sera, ma con la Viola abbiamo preso un bel temolo che era tanto che bollava e non riuscivo a prenderlo. Bel temolotto, anche stasera, coupe de soir, Viola ha svoltato. Sono state giornate incredibili. Era parecchio tempo che con Nicola ci eravamo promessi di fare una bella pescata e così è stato. Anche questa volta il fiume ci ha insegnato tanto. Non è stato sempre facile, ma sulla via di casa la bellezza di questi paesaggi e l'ospitalità del River Kupa Lodge ci fanno pensare già a quando potremo tornare.